Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo case per batterie 18650. Si tratta del Furious FPV Smart Power Case. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. All'interno della confezione troviamo il Power Case, un cavo per la ricarica, il manuale di istruzioni, un cacciavite e delle viti di ricambio. Lo Smart Power Case può contenere due batterie 18650 ed è pensato per alimentare gli occhiali FPV. Va bene per i Fat Shark, Aomway, Skyzone, eccetera. Se vogliamo possiamo usarlo anche per alimentare la Furious FPV Docking Ground Station. Rispetto ad una batteria Fat Shark le dimensioni sono più grandi. La lunghezza è di 83,2 mm. La larghezza è di 53,2 mm. La profondità è di 23,7 mm. Comunque, anche se leggermente più grande, si inserisce tranquillamente nello strap degli occhiali. Apriamo il case e inseriamo due batterie 18650. Una delle feature più interessanti di questo Smart Power Case è poter accendere o spegnere gli occhiali tramite questo tasto. In questo modo possiamo spegnerli senza scollegare il cavo o dover fare un hack agli occhiali. Per accendere gli occhiali basta premere una volta velocemente il tasto, poi tenerlo premuto. Quando il display mostra questa schermata, gli occhiali sono accesi. Vediamo nel dettaglio le informazioni visualizzate. Qui abbiamo la tensione della batteria, in modo da sapere quanto è carica. A fianco abbiamo la corrente assorbita. Questo dato ci dà un'idea di quanto consuma il modulo che stiamo usando. Da questa parte abbiamo il timer, che ci indica da quanto il case è acceso. Se rimane acceso senza essere collegato, dopo 2 minuti inizierà a bippare. Qui in basso abbiamo la firma, che possiamo editare nelle opzioni. Qui la temperatura dello Smart Case e in questo angolo i mAh usati in questa sessione. Anche per spegnere basta premere una volta velocemente il tasto, poi tenerlo premuto. Per accedere alle opzioni premiamo velocemente il tasto per 3 volte. Quando siamo all'interno delle opzioni, una veloce pressione serve per confermare, mentre tenendo premuto il pulsante si va avanti. In low vol impostiamo la tensione minima di funzionamento del case. Una volta raggiunto questo valore si attiverà un allarme. Io vi consiglio di impostare questo valore a 6.4 o 6.5 volt. In HVN diciamo al sistema che tipo di batterie stiamo usando. Se abbiamo delle 18650 ad alto voltaggio scegliamo N8.7V. Se usiamo delle batterie normali scegliamo DIS 8.4V. Su IMAX selezioniamo l'assorbimento di corrente massimo. Oltre a questo valore il case inizierà ad emettere un beep e si spegnerà. Durante il test il mio modulo RX5808 non ha assorbito più di 0.55 A. Alarm serve per impostare un timer dopo il quale verremo avvisati da un beep. In questo modo se dimentichiamo la batteria collegata agli occhiali verremo avvisati dall'allarme. In call sign personalizziamo il case col nostro nome. Cut-off fa spegnere lo Smart Case quando viene raggiunta una determinata tensione. Questa opzione non è fondamentale, visto che abbiamo impostato l'allarme a 6.4 volt. Comunque possiamo impostarla anche a 6 volt. In units scegliamo se visualizzare i gradi in Celsius o in Fahrenheit. Vediamo ora come ricaricare le batterie. Come abbiamo visto, il coperchio viene fissato al case tramite due viti. Questo perché possiamo ricaricare le batterie direttamente con lo Smart Power Case. Come notiamo, il cavo bilanciatore ha tutti e tre i fili. Questo significa che possiamo ricaricare le batterie all'interno in maniera sicura perché bilanciate. Per questo motivo è sconsigliato ricaricare lo Smart Case direttamente da questo connettore. Se abbiamo un caricatore semplice, colleghiamo il cavo bilanciatore al connettore delle 2S. Per quanto semplice sia il caricatore, è necessario che abbia la carica bilanciata come in questo modello.
Se invece abbiamo un caricatore programmabile, dobbiamo scegliere il programma LiPo Balance. Per quanto riguarda gli ampere, dobbiamo scegliere la metà della capacità delle nostre batterie. La mia batteria è da 3000 mAh, quindi qui seleziono 1.5 A, che corrisponde a 1500 mAh. Il programma dovrà essere A2S. Utilizziamo l'adattatore fornito in dotazione per collegare il power case al caricatore. Poi partiamo con la carica. In conclusione, possiamo dire che questo Smart Power Case si configura come un ottimo accessorio per i nostri occhiali FPV. Le funzionalità avanzate come il pulsante di spegnimento, il display OLED e il poter caricare in sicurezza le batterie sono delle caratteristiche che al momento lo rendono unico sul mercato. Il menu del sistema è molto ricco e si possono personalizzare molti aspetti di questo case. Le batterie 18650 sono un'ottima scelta per chi non vola spesso e preferisce non usare batterie LiPo per gli occhiali. Avrei preferito che lo sportellino fosse fissato ad incastro per rendere più semplice la sostituzione delle batterie, anche se rimuovere le due viti non è un problema. Questa era la mia recensione del Fulus FPV Smart Power Case. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.